Ogni fine stagione nell'orto è l'occasione perfetta per guardare cosa è successo durante l'anno, eventualmente celebrare i piccoli e grandi successi che sicuramente ci sono stati, ma ancora più importante, analizzare le cose che sono andate meno bene per cercare di non ripetere i soliti errori anche il prossimo anno. Per questo ti consiglio di guardare il video oggi, perché magari dai miei errori ti puoi evitare anche te diversi problemi nel tuo orto il prossimo anno. Il primo errore di cui ti voglio parlare, che è un errore penso anche abbastanza comune, è il seminare troppo presto, sia a fine inverno, inizio primavera, e sia a fine estate. Una cosa che ti potrebbe trarre in inganno, e l'ha fatta anche a me, è avere un semenzaio riscaldato. Infatti, avendo un semenzaio riscaldato, siamo tentati dal seminare un po' in anticipo, perché tanto sappiamo che i semi germineranno, le piantine poi comunque cresceranno perché c'è la temperatura, la situazione giusta. Ma cosa succede? Poi queste piante crescono, però fuori è sempre freddo, non ci sono ancora i requisiti giusti per trapiantarle. Allora magari fai dei travasi, se puoi, se hai posto per trapiantare queste piantine in dei vasetti più grandi. Se invece non hai posto, ti crescono troppo nel vasetto e poi hai problemi con le radici, diciamo, attorcigliate. Oppure decidi comunque di trapiantarle fuori, ma fa sempre freddo e magari le piante ti muoiono. Oppure, anche se le piante riescono, diciamo, a sopravvivere e poi piano piano si sviluppano e cominci effettivamente a raccoglierle un pochettino prima del solito, ti renderai conto che il sapore però non è quello giusto. Guarda, quest'anno ho un esempio, anzi due esempi, con due erbe aromatiche in particolare. Una molto comune, il basilico. Quest'anno ne ho seminate 3 varietà. Comunque ero riuscito a cominciare a raccoglierlo molto presto, penso già fine aprile, perché l'avevo messo anche nella serra, però poi andavo a fare il pesto e non sapeva di pesto, non era il sapore che doveva essere, perché ci vuole comunque il sole per dare più profumo, più sapore a un'erba aromatica come il basilico. E un'altra aromatica è lo shiso, non so se lo conosci, è un'erba aromatica giapponese. Anche quello ero riuscito tramite un semenzaio riscaldato a farlo partire molto presto, poi trapiantarlo, però poi lo andavo a raccogliere e non sapeva di sciso, cioè quindi se deve essere così non ha senso anticipare, non ha senso andare incontro a tutte le problematiche, semenzai riscaldati, cioè il semenzaio riscaldato va bene, ma non bisogna abusarne. E lo stesso vale per le semine di fine estate, o anzi durante l'estate, roba tipo cavoli o comunque anche ortaggi a foglia. Io quest'anno per esempio ho seminato troppo presto degli ortaggi a foglia, delle senapi giapponesi principalmente, e anche delle lattughe, perché io nella mia testa pensavo, vabbè, se riesco ad anticiparle un po', tanto poi faccio la raccolta a scalare, mi evito il problema delle lumache, perché la lumaca, se trova la piantina piccolina appena trapiantata, ha vita facile. Se invece le piante sono già più sviluppate, magari, cioè, non te la mangia tutta. Fatto sta che per evitare per esempio il problema delle lumache, poi magari ti ritrovi problemi di afidi per esempio, o altri insetti che sono più attivi nel periodo estivo. Quindi anche lì probabilmente non vale la pena cercare di anticipare troppo, perché magari ti vuoi evitare alcuni problemi come per esempio le lumache, ma poi altri problemi. Comunque le brassicacee, ma anche gli ortaggi a foglia sono molto più buoni quando prendono comunque un po' di, non ti dico la botta di freddo, di gelo, però un pochino più fresco per esempio la notte, sono molto più buoni. Quindi la lezione è: ovviamente bisogna cercare di non seminare troppo tardi, ma nemmeno troppo presto, perché per evitare alcuni problemi te ne crei altri, tanti sbattimenti, e non ne vale la pena. Un altro errore che ho fatto quest'anno, e ne ho già parlato anche in altri video, è che ho coltivato troppe cose, ho fatto un orto troppo grande rispetto al tempo che avevo a disposizione da dedicare effettivamente all'orto. Così facendo cosa succede? Che hai molte piante ma non riesci a dargli le cure necessarie, non ti accorgi se ci sono dei problemi magari di insetti perché non riesci a controllarle una ad una. Ovviamente parlo per chi non fa trattamenti chimici, se fai trattamenti chimici non hai questo problema, ma non è il mio caso. Invece se hai meno piante ma riesci a dedicargli il tempo necessario, gli dai le giuste cure, la giusta irrigazione, avrai dei risultati ma tremendamente migliori rispetto ad averne tante e non ci sta dietro. Avrai dei risultati migliori sia come quantità, perché alla fine se le piante stanno bene ti producono di più, e soprattutto come qualità. Quindi l'equilibrio tra il tempo che hai o ho a disposizione e quanto orto fare è una cosa che terrò molto a mente il prossimo anno, anche perché se le cose vanno bene ti eviti tanto stress
e poi spendi anche meno perché non stai a piantare o seminare cose di cui poi non raccoglierai frutti perché non riesci a starci dietro. Un'altra cosa che avrei voluto fare molto di più ma non sono riuscito, sempre per comunque problemi principalmente di tempo, avrei voluto utilizzare molta più pacciamatura naturale, quindi usando dei materiali naturali che poi si decompongono nel terreno, quindi te lo vanno ad arricchire. Non volendolo comprare per non spenderci soldi e non avendo tempo per conto mio di andare a cercare o reperire vari materiali, alla fine ho usato dei teli di geotessile che avevo già a disposizione, non l'ho comprati apposta, per avere comunque una pacciamatura, però poi a fine stagione non ti ritrovi niente. E anzi ti ritrovi con della plastica. Ne ho già parlato anche altre volte, quei teli ce li ho sempre e finché durano, finché li posso usare, li utilizzerò perché mi sembra di sprecare 2 volte se li buttassi via adesso che sono ancora buoni. Ma senz'altro una cosa che vorrò fare molto di più è utilizzare pacciamature naturali il prossimo anno, perché i benefici sono tantissimi e poi, ripeto, ti arricchiscono il terreno, quindi più pacciamatura naturale il prossimo anno. Il quarto errore, che però se è un errore o meno dipende un po' dai punti di vista, riguarda l'uso dei trattamenti. Ora, nella parte orto ho fatto quasi zero, ho usato credo su pomodori un po' di propoli, ho fatto qualche giro di olio di neem quando c'erano un po' di insetti, anche mi sembra sull'ocra, forse un po' di zeolite cubana, comunque tutti prodotti naturali e penso di aver fatto, non lo so, 3 trattamenti in tutta la stagione. Ma sulle piante da frutto, o degli alberi da frutto, non ho fatto nemmeno un trattamento. E adesso sto un po' pensando per il prossimo anno se invece, magari dopo la potatura, fare un giro di propoli, oppure se in un certo momento vedo che ci sono un po' troppi insetti, fare un giro con l'olio di neem, non lo so. Beh, ti parlo di prodotti naturali. E a tal proposito, se hai dei consigli da darmi, per favore scrivelo nei commenti, una strategia che secondo te potrebbe essere, non ti dico vincente, ma mi potrebbe aiutare. Non mi scrivere prodotti chimici o quei troiai lì, perché qui la chimica nel mio orto non c'entra. Se hai dei suggerimenti con prodotti naturali, benissimo, li accetto volentieri, ma non mi parlare di chimica. Ecco, ripeto, roba tipo propoli, olio di neem, zeolite cubana, insomma aspetto i tuoi suggerimenti nei commenti. Per gli alberi da frutto sto parlando. Ultimo errore che ho fatto è non ho lavorato bene a livello di semine scalari per l'orto invernale. Diciamo che la paura di trapiantare le cose un pochino troppo tardi mi ha fatto smettere di trapiantare troppo presto. Invece per il prossimo anno una strategia che utilizzerò sarà probabilmente fare molte più semine scalari in modo da avere più possibilità che, cioè se una semina è un pochino troppo presto, però poi ne ho fatta comunque un'altra poco dopo, oppure se una semina diciamo che l'ho fatta troppo tardi, scusami, un trapianto, però ne avevo fatto un altro un pochettino prima, quindi in qualche modo mangio. Ho sempre molte cose nell'orto, anzi alcune anche troppe, ma diciamo che ci sono delle cose che avrei voluto avere ancora per un po' e invece o non ho più o mi stanno già finendo. Questo perché ho fatto un po' degli errori, è stato un anno un po' particolare con le semine scalari appunto per la parte invernale. È una cosa a cui farò molta più attenzione il prossimo anno e ti consiglio anche a te di fare molte più semine scalari, se ne hai tempo e modo ovviamente. Questi erano alcuni degli errori, gli errori principali che ho fatto quest'anno, anche se ce ne sarebbero altri, ma qual è la lezione che mi porto a casa? Fondamentalmente la lezione che mi porto a casa è che la cosa più importante in tutto, ma ora si parla di orto, è comunque l'equilibrio. L'equilibrio, per esempio, tra il tempo che hai a disposizione e quello che puoi fare, l'equilibrio tra gli spazi nell'orto, l'equilibrio soprattutto delle stagioni. Bisogna lasciar fare la natura fa il suo corso, quindi lavorare insieme alla natura e non cercare di forzarla in vari modi, alcuni dei quali te ne ho parlato in questo video. Fammi sapere se hai dei suggerimenti, li accetto molto volentieri. Se ti piacciono i video che faccio, considera di iscriverti al canale, mettimi mi piace a questo video se ti è piaciuto. Comunque spero che ti sia stato utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!